Ciao a tutti amici scacchisti, siamo tornati. Oggi siamo qua con un format totalmente nuovo, si chiama The Accuracy Challenge, come potete vedere, e in ogni puntata ci sarà un ospite con me. Cosa dovrà fare quest'ospite? Dovrà cercare di indovinare l'accuratezza che hanno impiegato i due giocatori nelle 10 partite che gli andrò a mostrare. Come oggi abbiamo Diego di Hilo Gamblers, lo potete trovare su Instagram, su YouTube, su Twitch, appunto come Hilo Gamblers. E come funziona più nel dettaglio? Lui dovrà dirmi, al termine di ciascuna partita, quale sarà l'accuratezza del bianco e anche del nero, quindi non una media dei due, ma sia il bianco sia il nero. In base a quanto scarto rispetto alla reale precisione che c'è stata, lui andrà a ottenere. In questo caso otterrà dei punti, come potete vedere anche in descrizione. Se azzeccherà esattamente la precisione, lo teniamo conto senza il numero con la virgola, quindi se fosse 70,2 va bene 70, se è 70,8 diventa 71 ovviamente in quel caso. Se è 70,5 teniamo sempre sia 70 sia 70 sia 71, quindi entrambi vanno bene. Quindi preciso sono 25 punti, con 1-10% di scarto sono 12 punti, 11-20% di scarto sono 5 punti, 21-30% di scarto sono 2 punti, se invece va oltre il 31% non gli diamo assolutamente niente. Cosa dici Diego? Va bene? Sì, ci sta, proveremo a fare il punteggio più alto possibile. Ok, allora io ti faccio vedere la prima partita, che ti dico già sarà di 35 mosse. Io vado avanti Ok. abbastanza con calma. Tu dimmi nel momento in cui ritieni di volerti soffermare o di voler rivedere magari una mossa per capire se questa mossa va bene o meno, appunto mi dici guarda fermati un attimo e io mi fermo e andiamo avanti. Ok, secondo me intorno alla mossa 10 più o meno ti fermerò in ogni partita, Ok, perché penso che un po' di tutte le aperture so di teoria, secondo me potremmo uscire dalla mia conoscenza verso quella mossa, quindi ok, ok. potremmo fermarci lì. Adesso vediamo un gambetto di donna, no, innanzitutto apriamo E6. con il pedone di donna. Cavallo F3, C5. Poi abbiamo alfiere G5 che va Ok, subito a minacciare la donna. E donna B6. B3, C per D4, cavallo per D4, quindi il bianco che va a catturare il pedone D. Alfiere C5, e questa ci sta, secondo me. Alfiere 3, spinta del pedone in E5 e cavallo in F5. Qui arriva alfiere per E3, cavallo per E3, cavallo C6, ok, cavallo D5 minaccia della donna, donna A5 scacco e cavallo BC3. Finiamo con cavallo G in ok. E7, questa è la 10ª mossa, siamo arrivati a mossa 10. Non so se vuoi già pensare di dire qualcosa, se hai Sì, già delle idee. allora, non è una di quelle aperture standard dove posso saperla fino a mossa 10. Non mi sembra di aver visto delle tattiche particolari nascere non viste dai giocatori finora. Potrei essermi sbagliato, magari c'era un modo per avere un pezzo in presa per far passare in vantaggio il nero, che c'erano ad esempio un alfiere sospeso in G5, il cavallo in D4, però ho guardato con gli scacchi, in teoria il bianco riusciva a salvarsi in entrambi i casi. Non mi sembrava comunque tranquillissima come posizione, quindi non ho idea se ci fosse qualche svarione di qualche tipo. A me al momento non piace il pedone in B3, cioè quell'inchiodatura lì che al momento non crea problemi, ma potrebbe a breve. Ok. Però non mi sembra che stia per collassare tutto così in fretta. Ok. Giusto, attenzione all'inchiodatura, adesso penso arriverà un donna D2 o comunque una mossa per sostenere lì la struttura. Forse donna D2 basta. Andiamo avanti. Qui cosa succede? Il bianco gioca E4. Il nero risponde con arrocco corto. Il bianco gioca cavallo per Scusa, posso E7. fermarti un attimo? Sì. Su E4 non c'è tipo un cavallo per D5 e su qualsiasi ripresa ti cade il cavallo in C3, perché tu adesso perdi il difensore del cavallo, quindi Mhm. mi sembra di vedere un pezzo in presa, Mhm. quindi tengo presente sta cosa. Ok.
appunto c'è stato cavallo per E7, il bianco probabilmente si è accorto di questa cosa, quindi va lui a catturare in E7, però in realtà qui per fortuna gli dà scacco. Cavallo per E7, donna F3. Altrimenti sì, ci sarebbe stata intermedia in C3. Donna per C3, esatto. Donna F3. Qui viene giocato il cavallo che ritorna nella casa C6. Io facciamo così, ogni 10 mosse io ti stoppo. Alfiere C4. Ok. Cavallo D4. Donna D3. Qui abbiamo A6. Arrocco corto del bianco. B5. Alfiere D5. Torre in B8. Cavallo in E2. Cavallo in E6. C4 da parte del bianco, B per C4, alfiere per C4 e D6, e qui siamo a mossa 20. Vuoi fare le tue considerazioni? Arrivato a questo punto, chi sta vincendo secondo te? Chi è in vantaggio? Chi è in sì, allora adesso io preferisco il bianco onestamente, esclusa quella tattica di prima dove il bianco avrebbe perso un pezzo. Il problema è che adesso abbiamo risolto la questione e sta meglio il nero, secondo me. Cioè, scusa, il bianco, secondo me. C'è pressione sul pedone di 6, potrebbe addirittura cadere ora. Sto guardando che non ci siano tatticismi del tipo la donna resta intrappolata, donna per D6, torre di 8, però vedo case per uscire. Quindi, probabilmente è gratis. Magari perdiamo un po' di iniziativa, quindi potremmo anche pensare di lasciare lì il pedone, giocare un torre di 1 e portare dentro le torri. Ok. Si può fare. Io preferisco il bianco adesso. Okay. Per una questione di precisione penso che il motore punirà l'aver lasciato il pezzo in presa, quindi ti dico al momento sono il bianco più preciso secondo me, perché il motore punisce anche il non punire di contro dell'avversario. Certo. Sì, perché e possiamo andare avanti. Tanto vincere, perdere, qui conta. Se io ho mancato 20 volte il matto, ma poi riesco a darlo, sicuramente la mia percentuale di precisione sarà comunque bassa. Esatto. Allora, qui il bianco ha giocato H3, al quale è seguito torre di 8 da parte del nero, per appunto mettere la torre a difesa probabilmente del pedone di 6. Qui però arriva alfiere per 6, alfiere per 6, torre F in D1, torre B4, donna C3, donna B6, torre A C1 per raddoppiare nella colonna C, torre per E4, cavallo G3. Qui arriva torre in F4, dato che la torre era sotto, torre D2, la difesa del pedone F2 che veniva minacciato, E4, torre C di 1, quindi il bianco che raddoppia nella colonna D, D5, donna in E5, torre in F6, cavallo E2 e donna per F2. Qui siamo a mossa 30. Quindi sono passate altre 10 mosse, è cambiato un po'. Sì, le ultime 10 mosse sono state un po' piccanti. Avrei scelto un'altra manovra da nero. Magari avrei creato la possibilità di sostenere al centro con prima F6 per poi giocare D5 senza lasciare il pedone 5 sospeso, così crei anche una casa di fuga per il re. I pedoni passati al centro sono tutti sostenuti e a quel punto il nero secondo me avrebbe avuto un grosso margine di vantaggio, però il bianco adesso ha lasciato un'entrata non simpaticissima. Il pedone è gratuito al momento, non ci sono controindicazioni, non hai neanche scacchi strani per dire il bianco la ribalta in qualche modo, quindi è stata una sequenza un po' particolare. Probabilmente è ritornato un po' sopra di precisione il nero, perché il bianco ha concesso questa entrata sgradevole, certo. E ci sono due pedoni passati affiancati, quindi ora sono di nuovo preponderante per il nero. Ok, vediamo com'è andata la partita, perché come dicevamo erano 35 mosse, quindi siamo praticamente arrivati alla fine. È arrivato re H1, donna H4, cavallo D4, probabilmente per difendere il pedone G2 con la torre, alfiere per H3, qui arriva un sacrificio, G per H3, donna per H3, torre H2, torre F1 scacco, torre per F1, e qui arriva il matto da parte del nero che gioca donna per F1. Ora ti dico,
Aspetta un secondo che devo vedere una roba, Diego. Perché devo dirti... avrei dovuto dirlo prima, probabilmente. Sia l'elo dei due giocatori, sia il tempo, la cadenza di tempo, perché potrebbero chiederlo. 3, 2, 1. Allora, in questa partita ti dico già che il bianco ha giocato a 1700... Che facciamo? Diego, ti dico già che in questa partita il bianco era un giocatore da 1745 punti elo e il nero ne aveva 1806. La partita era una 3+0, quindi era una blitz. Fai le tue ultime considerazioni e dimmi secondo te qual era effettivamente Sì, la precisione allora, di questo giocatore. questo però non penso influisca sulla precisione, la cadenza di tempo. Ok. Cioè, è una cosa che consideriamo noi umani per capire un po' Certo. il contesto, però il motore non dovrebbe implementarlo. E puoi tornare indietro un paio di mosse, perché quella torre H2 non mi sembra forzata. Donna H2 mi sembra difendere. Donna H2 qui non vedo il matto. Hai qualche scacco? No, non ci sono neanche altri scacchi. Quindi tu dici il nero secondo te ha sacrificato il pezzo in maniera errata cercando il matto, ma effettivamente qua non c'era. Sì, allora magari il re è completamente scoperto, quindi dopo un ipotetico donna H2 magari c'è donna E3 che prepara torre H6, quindi effettivamente il re bianco è difficile comunque da difendere, su questo siamo d'accordo. Senza la cosa forzata, senza la linea forzata, è difficile dirti effettivamente funziona alla fine di tutto o meno. Okay. Però è tanto scoperto, non è stata pulitissima la partita. Ok. Allora la prima me la prendo un po' di prova. Ok. Sono tentato su un 76% nero, 68 bianco. Quindi giusto per capire all'inizio come orientarci. Nero e bianco? 68 bianco. 68 bianco. Ah, partiamo da una cosa iniziale dicendo che è chiaramente molto difficile da indovinare questa qua, perché non è stata una partita sin dall'inizio dove diciamo hanno giocato aperture standard, è stato un po' tutto molto strano sin dall'inizio, quindi l'ho fatta un po' cattiva. Ti dico che la precisione del bianco che tu hai detto essere del 68% in realtà era del 55%, quindi hai sbagliato di 13 punti, mentre quindi hai preso 5 punti con il bianco, mentre il nero tu hai detto 76 e praticamente sei andato molto vicino perché la precisione del nero era del 62%, quindi li hai overstimati e sono 14 punti percentuali di differenza anche in questo caso, quindi dopo la prima partita prendi 10 punti. Ok, allora come punteggio per la sfida non è granché, diciamo che sotto l'80 non sono comunque partite bellissime, quindi io stavo ragionando forse effettivamente sul non sono belle a prescindere. Ok, siamo davanti adesso alla seconda partita, ti dico già a priori quanto hanno giocato, il livello di forza dei due giocatori, così anche chi vuole seguire lo sa già dall'inizio. Il bianco aveva 1863, il nero aveva 1824, quindi molto vicini come punteggio, e anche questa partita è una partita blitz, infatti l'hanno giocata entrambi a 3 minuti. Te lo dico non tanto perché influenza o meno, ma perché magari su una cadenza di tempo diversa magari gli errori sono ovviamente più comuni farli. E in questa partita si inizia in un altro modo molto particolare, ossia con D3. Un'altra, diciamo, prima mossa da parte del bianco non proprio così comune. Il nero risponde con E5 e 4 D5, una francese al contrario. Qui viene giocato cavallo C3, D per E4, cavallo per E4, F5, cavallo G3, cavallo F6, cavallo in E2, cavallo C6, quindi il nero che continua lo sviluppo, cavallo C3, alfiere D6, alfiere 2, arrocco per entrambi, il bianco che si becca F4, quindi la minaccia del cavallo, cavallo in E4
e cavallo D4. Siamo a mossa 10. Anche questa molto curiosa, direi. Sì, allora adesso, a differenza di quella di prima, non ho visto indizi particolari riguardo a tatticismi strani. Ok. Il nero lo vedo un pochino meglio al momento, mi sembra già pronto per un attacco che arriverà a breve, tipo un cavallo per E2 e poi un alfiere che va in G4, prepara la spinta in F3 e hai dei buchi notevoli verso zona Rocco. Però al momento forse si può recriminare passività a livello di accuracy del motore, non blunder immediati. Certo. Però comunque il nero già abbastanza avanti. Proseguiamo. Andiamo avanti. Andiamo con F3 da parte del Sì. bianco che stoppa, diciamo, l'avanzata del pedone. Cavallo per E4. Qui cavallo per E4. Alfiere F5. Cavallo per D6. Donna per D6. C3. Cavallo E6. Donna B3 che inchioda il cavallo. Re H8. D4. E4. F per E4, alfiere per E4, alfiere F3, cavallo G5, alfiere per E4, cavallo per E4, donna per V7 e donna G6. Qui siamo a mossa 20. È un po' cambiato, diciamo, quasi tutto rispetto a prima. Sì, occhio perché il nero ha ancora pressione. Adesso se dovesse arrivare un F3 è importante la pressione del nero, però devo dire che si è perso un tatticismo. Qualche mossa fa c'era la possibilità di giocare un cavallo per E2. Andiamo leggermente indietro, che così lo spiego. Dimmi tu quando. Ecco, su C3. Qui cavallo per E2 scacco, donna per E2, alfiere per D3. E c'è, guadagni il pedone più hai l'infilata su donna e torre e prendi una qualità. Quindi questa. c'è da dire che il nero si è perso questo tatticismo. Ok. C'è ancora pressione però, quindi adesso non mi stupirei di vedere la vittoria del nero a breve. Ok. Cerchiamo di capire. Qui Quello arriva... potrebbe influenzare o meno la precisione. Qui arriva però alfiere per F4. Torre B8. Ok. Donna per C7. Torre per B2. G3. Donna G4. Donna E7. Torre G8. Donna per E4. Qui arriva donna H3. Torre F2. Torre per Re per e torre in B8. Alfiere per B8, donna per H2, qui dopo donna G2 il nero abbandona la partita perché ormai non c'è più niente da fare. Perfetto, grazie per avermi smentito, nero, va bene. E no, qui il nero ha perso tanto, soprattutto nelle ultime... Beh, nella seconda metà di partita in realtà. Seconda metà di partita è calato tanto. Okay. Rispetto a quella di prima, che era molto più bassa di quanto pensassi, secondo me potremmo essere simili. Okay. Forse qui ho notato più problemi, ad essere onesto, soprattutto per il nero. Quindi nero direi... Stavolta proverei un 54%. Ok. E per il bianco? Bianco è un po' difficile perché il problema è stato l'approccio iniziale, però da lì in poi vabbè, ci sono stati un paio di errori, tipo concedere quel tatticismo, quantomeno errori maggiori. Direi un 67%, così puoi anche mettere 6-7 se devi fare reel o meme. Esatto. E allora, quindi molto vicini entrambe come precisione, tu dici. E ti dico anche che effettivamente
come è andata la partita, erano entrambi molto vicini, perché lo scarto tra i due era di 4 punti. Tu ora ne hai messo di 3, quindi potenzialmente potresti aver fatto il colpaccio. Beh, allora io ti ho detto 54 e 67. Ah no, 54 e 67, sì, non 64. Sì, no, io ho dato un minimo di differenza perché il nero ha proprio perso quasi tutto nella seconda metà. Certo. Non pensavo così poca differenza. Allora, ti dico che da bianco, il bianco ha fatto il 63% di precisione, quindi 4 punti, ti pigli 12 punti solo con questo. Quindi solo con il bianco vai a 22, hai fatto più di prima solo con questo bianco. Mentre il nero ha fatto 59% di precisione, quindi anche in questo caso rientri nella soglia 1-10% e ti prendi altri 12 punti e vai a 34 in totale. È andata, diciamo, bene, perché magari era un po' il doversi calibrare su partite dove ci sono tanti errori, il primo caso. Sì, non ti avrei mai detto così poca differenza adesso. Ok. Vuol dire che l'apertura è stata molto più problematica di quanto pensassi effettivamente. Certo. Vedevo che stava soffrendo il bianco, non pensavo così tanto da avere solo uno scarto di 4 dopo quel tracollo. Certo. Quindi va bene. Ok, allora, terza partita, anche in questo caso ti dico l'elo di 2 giocatori, la cadenza di tempo, anche in questo caso siamo davanti a una blitz, anche in questo caso una 3+0, il bianco ha 1774 puntiero, mentre il nero ne ha leggermente di più, perché ne ha 1791. La partita inizia con D4, D5, cavallo F3, cavallo F6. Poi arriva alfiere G5, cavallo E4, che va subito a minacciare l'alfiere del bianco, alfiere H4, alfiere G4, cavallo B D2, F6, cavallo per E4, D per E4, cavallo D2, donna per D4. Poi arriva C3 da parte del bianco, donna B6, donna 4 scacco, cavallo D7, donna per E4 e alfiere in E6. Qui siamo a mossa 10. Cosa ne pensi di questa partita? Allora, proprio le primissime mosse mi sembrava tranquillissima come cosa. Anche dopo potrebbe benissimo essere una variante teorica che sembra movimentata. Non mi ha dato le stesse sensazioni delle altre partite questa. Ok. Per ora potrebbe benissimo essere una teoria di un'apertura che si propone di giocare a viso aperto per entrambi. Okay. Non ho visto tattiche strane, ci sta. Allora andiamo avanti con il bianco che gioca B4, al quale segue G5, alfiere G3, F5, donna C2 ed F4. Quindi intrappola l'alfiere del bianco. Qui viene giocata E3, F per G3, H per G3, arrocco lungo, torre per H7, torre per H7, donna per H7, donna C6. Qui viene giocata B5, donna per C3, torre D1, cavallo F6, donna B1 e cavallo in D5. È successo un po' di cose nelle ultime 10 mosse. Sì, no, il bianco è già sepolto per quanto mi riguarda. Okay. Appena ho detto va tutto bene, si è perso una B4 che non serve a nulla e si è preso un alfiere intrappolato, quindi neanche con controgioco, perché poi è il nero che si è attivato, quindi non esiste in alcun modo che sia teorico, non c'è compenso di alcun tipo. Certo. Stiamo con parecchio distacco, perché è già successa a mossa 11 questa cosa. Certo. Abbiamo qua B6 da parte del bianco, che secondo me ha provato a creare qualcosa di pericoloso, ma banalmente c'è cavallo per B6, alfiere 2, alfiere G7, alfiere in F3 e donna A5. Qui arriva donna G6, alfiere in F6 che tiene praticamente tutto, re in E2, donna per A2, qui donna E4 che minaccia un matto, oddio, non proprio un matto ma un qualcosa di pericolosissimo, con donna per B7, ma giustamente il nero che la vede gioca alfiere D5, donna F5 scacco, alfiere in E6, la donna ritorna sperando in una
in un perpetuo, alfiere D5, donna F5 scacco e qui re B8, perché se avesse giocato nuovamente alfiere 6 sarebbe stata probabilmente pari. Poi arriva re F1, alfiere per F3, in realtà qui siamo a mossa 30, ma te le faccio vedere perché finisce a mossa 32, in quanto dopo donna per F3, torre per D2, torre C1, qui ha abbandonato la partita al bianco e vince il nero. Sì, nero che forse al massimo si è perso una tattica, magari c'era un torre per pezzo in D2 e poi entrava un alfiere ad inchiodare in C3 ad un certo punto, però se l'ho giocata solido perché tanto aveva un pezzo di vantaggio, quindi secondo me non viene neanche punita più di tanto e non sono neanche sicuro ci fosse su una linea perfetta da motore, però ho provato a vederla al momento. No, il nero si è anche difeso bene, no? Non so se il motore punisce una ripetizione che non serve, magari avrebbe preferito re B8 subito. Non saprei dirti su questo, non voglio neanche aiutarti, neanche se lo sapessi. Ok. Te lo direi. Però no, il nero non mi ha fatto dire ha lasciato grandi cose indietro. Questa in realtà vorrei provare a tirare su un po' l'asticella. Ok, bianco cosa gli mettiamo? Bianco da mossa 11 a 32 si è preso gli schiaffi potenti. Ok. Qui probabilmente perderò un po' di punti, però mi devo giocare una differenza notevole perché secondo me non sono mai stati sullo stesso livello da mossa 11 in poi. Ok. Anche come idee, se anche non avesse perso il pezzo, non lo so, da lì in poi era un po' così, diciamo, bianco. Perché però fai attenzione perché il computer non valuta come la posizione, perché tu puoi sbagliare una mossa, ma se poi tutte le altre, Sì. nonostante in partita persa, le fai correttamente, la tua precisione teoricamente, ok, non sarà altissima, ma rimarrà comunque, tra virgolette, alta. D'accordo, è vero, non erano neanche sti grandi piani del bianco, tipo B6, il cavallo cattura, hai perso pure un pedone che creava spazio. Certo. Non è che abbia avuto altre mosse forzati per dire la posizione persa, però ti rendi conto che sono buone. Secondo me sono state brutte, basta anche le altre. Facciamo un 64 bianco. Ok. Nero però non ho visto cose strane, probabilmente perderò un po' di punti, ma ti dico un 83. Perché il nero, cioè, non mi ha dato brutte vibes, magari non ha tirato fuori mosse geniali, Ok. però ha fatto il suo. Allora, ti dico che la precisione che tu hai dato al nero, il bianco in partita ce l'ha avuta più alta. Non ci credo neanche se me lo fai vedere, va bene? Sicuro. Il bianco ha giocato al 86%. Allora, mi permetto di dissentire. Qui secondo me è un bug assurdo. Ok. Mentre, Questa è stata proprio brutta. quindi tu ti prendi 2 punti da bianco, perché hai sbagliato di 22 punti percentuali, mentre il nero, che chiaramente ha giocato molto meglio rispetto al bianco, in questa partita ha giocato al 95% di precisione. Quindi sono 5 punti, 7 in totale. Sì, effettivamente l'ho messa molto sul non è né carne né pesce, perché gli ho detto non ha avuto nulla di sbagliato il nero, però gli ho dato 83, quindi su quello Sono d'accordo, mi prendo i punti in meno. Sul bianco poi mandami questa partita perché voglio capire cosa ha premiato il motore, perché non ci credo neanche morto. Certo, va bene. Allora, quarta partita e non lo faccio apposta, della verità, ma è così. Anche in questo caso è una 3+0. Il bianco 1767, il nero 1770, quindi anche in questo caso è una partita tra due giocatori praticamente attaccati di punteggio elo. Questa partita è durata soltanto 22 mosse ed è finita con la vittoria da parte di uno dei due giocatori. Inizia con B4, quindi già difficile da analizzare con l'apertura polacca. C6 da parte del nero, alfiere B2 D5, E3 cavallo D7 e C4 da parte del bianco. D per C4, alfiere per C4, cavallo B6,
e alfiere in E2. Alfiere F5, D4 da parte del bianco, E6 da parte del nero. Il bianco risponde con A3 a difesa del pedone in B4, con il nero che gioca cavallo F6 andando a sviluppare l'ultimo cavallo rimasto indietro. Cavallo F3, H6, arrocco corto da parte del bianco e alfiere 7 da parte del nero. Qui siamo a mossa 10. Cosa ne pensi? Conosci qualcosa? È teoria? No, allora conosco un aneddoto, ma il video penso verrà già abbastanza lungo, quindi non andrei sull'origine di uno dei nomi di questa apertura. Ok. Però non ho visto cose strane. Anzi, lo racconterò in live con Shiba Ita, quindi lo saprete solo se seguite le live. E avrei magari messo l'alfiere al posto che nei due in B3. L'unica cosa è quello, però non conosco le idee dell'apertura. Semplicemente mi sembravano delle buone diagonali per gli alfieri, metterne uno in B2 e uno in B3. Però sono entrambi solidi adesso. Capiamo più avanti. Però è durata poco, voglio capire com'è crollata. Certo. Arriva cavallo C3 da parte del bianco. Arrocco corto, giustamente va giocato alfiere 7, quindi arrocco corto dopo è necessario. Cavallo E5, cavallo B di 5, cavallo A4, A5 da parte del nero, cavallo in C5 che mi permetto di dire che secondo me sta da Dio, se non fosse che gli può arrivare un B6, A per B4, A per B4, torre per A1, donna per A1, B6. Infatti arriva proprio B6. Cavallo per C6, donna D6, cavallo per E7, donna per E7, cavallo D3. Alfiere per D3, alfiere per D3, cavallo per B4, E4. Vado avanti altre due mosse, come la partita di prima sono due mosse in più. E tra due mosse finisce la partita. Sembra strano, ma effettivamente è così. Cavallo per D3, ora sì, è più chiaro. Alfiere C3 e cavallo per E4. E qui il bianco ha abbandonato la partita. Allora, ok, errore tipico da Blitz, volendo. Non ce ne frega nulla, perché non conta. Ha peccato perché guarda che il bianco aveva preso una buona mano. Quando è uscito da quella situazione con i cavalli era in vantaggio il bianco. Mi ha rovinato tutto quello che stavo pensando. Questa è bruttina, anche perché durando 22 mosse l'errore ti pesa molto di più. Non è che dici entro nel finale perso, però scelgo la linea migliore che pure perde, però ti aumenta la precisione. Qui è pure arrivato alla fine il problema. Questa per me è tostissima. Cioè l'errore ti fa perdere un po', però finisce poi lì la partita, tutto il resto andava bene. Certo. Allora, tu dici non ci sono stati errori prima che hanno potuto abbassare notevolmente la precisione? Sì, magari imprecisioni del tipo gioco la seconda, la terza mossa del motore. Chiaro. Però anche sulla tattica effettivamente c'era il pedone B4 in presa, ma c'era anche quello in B7 e poi riuscivi a salvare il cavallo, quindi cioè, anche il bianco stava prendendo un controgioco giusto delle contromisure corrette. Quindi cosa diamo a questi due giocatori? Abbiamo un 87% nero, perché comunque ha permesso al bianco di districarsi da quei problemi lì, magari appunto non facendo errori ma scegliendo tipo seconde, terze mosse che ti fanno perdere un minimo. E al bianco? Al bianco purtroppo pesa quella roba lì 79, mi tengo l'80 come soglia del è una buona partita punto. Qui purtroppo perdi a mossa 20 alla fine, quindi non è una buona partita. Chiaro. Allora, devo dire che qui hai fatto molto bene. E in uno dei due hai sbagliato del 2%. Quindi sei stato veramente praticamente attaccato. Partiamo dal nero. Il nero ha giocato all'89%, infatti è quello appunto con il 2% di differenza che ti fanno guadagnare 12 punti, ma diciamo te li fa guadagnare allo stesso modo, dato che hai sbagliato non molto di più, anche il bianco, perché tu hai detto 79 ma in realtà ha giocato all'83%, quindi direi molto bene in generale, cioè nel senso è stato sbagliato di cosa? 6% tra due giocatori, quindi
andata... Sì. Volevo dire 83, ma pensavo venisse punito di più quel pezzo presto nella partita. Qui ci siamo giocati un buon risultato, però alla fine... Sì, no, perché secondo me era comunque difficile questa. Non capisco quella di prima che gli ha dato 80 e passa, certo. che il bianco ha fatto una porcheria. Lo scoprirò dopo. Allora, siamo davanti alla prossima partita. Qui questa è la quinta, quindi dopo questa siamo a metà, possiamo iniziare a fare le prime valutazioni. E in questa partita qua, ennesima 3+0, ovviamente. Bianco 1769, nero 1736. Quindi anche in questo caso, vabbè, forse leggermente di più, ma praticamente siamo nella stessa soglia di punti dei giocatori precedenti, praticamente. Andiamo a vedere com'è andata. D4 e 5, Englund, un gambetto molto spicy, mettiamola così, con tante tattiche dietro. Qui arriva D per già sentito? D per 5, alfiere C5. Qui non si va a cercare subito di catturare, qui gioca alfiere C5, alfiere F4, la difesa del pedone. G5, alfiere G3, H5, H3, H4, alfiere H2, cavallo C6, cavallo F3, D6, e per D6, C per D6, cavallo C3. Qui viene giocato alfiere 6, E3, F6. Mossa 10, molto particolare sicuramente come apertura. Cosa puoi dire? Ok, allora non è un gambetto supportato dal motore, forse resta ai limiti del giocabile, quindi sicuramente il bianco sarà già abbastanza avanti. Solo per una questione di scelta di apertura mi piace anche la posizione del bianco, quindi andiamo avanti. Per ora sono tranquillo sul bianco. Tutto tranquillo. Allora, cavallo a 4, qui arriva donna 5 scacco, C3, che difende sia il cavallo sia para lo scacco, arrocco lungo, donna C2. Qui viene giocato cavallo G in 7, alfiere D3, alfiere B6, cavallo per B6, donna per B6, arrocco corto anche per il bianco. Viene giocata G4, alla quale segue cavallo B4, alla quale segue alfiere D7, H per G4, alfiere per G4, cavallo per C6, cavallo per C6, alfiere F5 scacco, cambio. Vabbè, adesso ti ho fatto una mossa in più per il bianco, ma ovviamente sarebbe stata quella, ecco, mettiamola così. Siamo a mossa 20. Questa partita dura 28 mosse, ti dico già in totale. Ok, ma bianco deve fare un minimo di attenzione alle colonne aperte, ma bravo, cioè molto bravo devo dire finora. Ok, quindi capiremo se sarà attento nella difesa, però per ora siamo in una botte di ferro sulla precisione del bianco. Quindi donna per F5 che avevo spoilerato prima, re C7, qui viene giocata donna per F6, cavallo A5, torre D1, cavallo C4, B3, qui viene giocata torre H F8, donna E7 scacco, re C6, B per C4, H3, torre per D6, torre per D6, donna per D6, matto. Ma allora non ti dico 100 solo perché magari il motore preferiva ricatture in modo diverso, però cioè, mi sembra proprio asfaltato sotto 4 strati di cemento il nero. Okay. Non è mai stata sullo stesso livello questa partita. Okay. Adesso non mi ricordo se hai detto il tempo prima, Era ma 3+0, qui 3+0. 3+0, magari è quello, ma qui c'è un livello completamente diverso. Qui facciamo 95% bianco, Okay. mi tengo quel dubbio su quale ricattura avrebbe preferito il motore, ma nero 83. Quindi tu dici anche il nero una buona partita l'ha fatta anche, no? Sì, l'ha fatta, ha lasciato il pezzo in presa alla fine, però in quella di prima non è stato punito più di tanto. Ok. Ha fatto comunque più di 80 anche nella partita di prima, quindi questa è durata anche qualche mossa in più, magari viene compensato ancora di più qui. Certo. Allora ti dico, non è stata una grande partita a giudizio umano. Chiaro. Sì, già il fatto che comunque l'apertura che è stata giocata era un po', diciamo,
molto particolare, diciamo, non qualcosa di standard che si può giocare tra virgolette. Sì, già dall'apertura il bianco parte con qualche punto in più di vantaggio. Ok. Allora, ti posso dire che ti è andata abbastanza bene, perché per quanto riguarda il bianco hai sbagliato di 9 punti, in quanto il bianco ha giocato all'86% di precisione. C'è stata qualche piccola inaccuratezza, ovviamente niente di così esagerato, ma non ha giocato in maniera, tra virgolette, così perfetta. Mentre c'è un po' di scarto per quanto riguarda il nero, perché tu hai detto 83%, ma in realtà ha giocato il nero al 69%. Quindi qualche errore in più. Sì, no, ma allora ci posso stare su quella del nero, non ho dubbi che fosse una brutta partita. Non ci credo che la precisione del bianco è la stessa del tipo di prima che ha fatto un disastro, quello di 2 partite fa. Sì. Io rimango sempre di quell'opinione. Ma perché adesso sarebbe da capire anche l'errore che è stato fatto, se vuoi te lo posso anche far vedere, perché quando c'è stato cavallo per B6, anziché giocare cavallo per B6 si poteva giocare questa. Ah no, giusto, non davo per scontato ci fossero troppe case, però sì, ok. Però Ed vabbè, era abbastanza umanamente forte. se l'è comunque gestita bene. Chiaro, perché adesso tu dici dove va a giocare la donna, può giocare nella casa qui ad esempio, però ti arriva cavallo per B6, su cavallo per B6 adesso ricattura di pedone e gli puoi fare 4 e ora la donna Sì. non ha più casa. Sì, no, d'accordo. Allora, prossima partita, ennesima 3+0, 1715 il bianco, 1693 il nero, anche qui abbastanza vicini, siamo più o meno sempre con giocatori dello stesso livello di forza, magari poi più avanti, adesso le partite sono già scelte, ma magari poi più avanti nei prossimi episodi metterò anche un po' di gap tra i due giocatori. Però in questa partita qua, come dicevo, è ancora una 3+0, vediamo com'è andata. È durata 31 mosse, quindi di 4 da bianco, di 5, alfiere F4, quindi London System, cavallo F6 e 3 e 6 da parte del nero, cavallo in F3 da parte del bianco e alfiere in D6. Qui viene giocato cavallo in E5, cavallo BD7, alfiere cavallo D2, arrocco corto, alfiere D3, qui C6, al cavallo per F7, re per F7, alfiere per D6, cavallo B6, alfiere per F8, donna per F8 e siamo a mossa 10. Cosa ne pensi? Sì, direi che siamo già in vantaggio in realtà. Qui probabilmente siamo intorno al 98-99 se non 100, perché alla fine il nero non ha adottato uno di quegli approcci dove punti a smantellare subito la struttura da London e se tu non smantelli la struttura da London è giocabile sempre e poi è partita la tattica che ha visto, quindi certo. Secondo me potremmo tranquillamente essere al momento su 99 per il 100, cioè in tutto. Sì, per bianco chiaramente, non per il nero. Certo. La partita continua con C3, arriva alfiere D7, arriva donna F3 e arriva re G8. Arrocco corto del bianco, torre 8 da parte del nero, E4 e 5, qui in realtà ci sarebbe un po' da calcolare, ma arriva D per E5, torre per E5, E per D5 e alfiere G4. La donna viene messa in F4 che attacca la torre, attacca l'alfiere, attacca un po' di tutto, ma qui arriva cavallo per D5. Qui viene giocata alfiere C4, torre F5, alfiere scacco, cavallo per, donna per G4, torre F6, cavallo E4 che minaccia la torre, scusami, sono andato avanti di una mossa, ma torre G6 che minaccia la donna. Chiaramente è palese che il bianco stia vincendo, ma è difficile capire esattamente
la percentuale di precisione, perché magari il bianco si è mancato qualcosa, il nero magari sicuramente doveva fare di meglio, questo senza dubbio. Cosa ne pensi? Allora, magari se è mancato qualcosa non è di tattica, è stato magari potevi essere più propositivo con il posizionamento di un paio di pezzi dopo essere già passato in vantaggio, però da un punto di vista umano cioè non ho assolutamente niente da dire. Magari mi tengo appunto quel 95, lo abbasso leggermente, magari il motore preferirà delle case più avanzate per alcuni pezzi, quando ti sei solidificato, però umanamente questa è perfetta. Chiaro, sì, no, magari dici per il futuro, magari per il finale sarebbe meglio questa casa piuttosto che l'altra, ma per il momento... Sì, esatto, il motore lo fa quel ragionamento, chiaro. Quindi io lo abbasso un pochino, ma solo perché devo pensare come il motore, perché per me è perfetta. Qui viene giocata donna H3, viene giocato cavallo F4, che minaccia la donna E3, e qui arriva torre per G2, re H1, torre G6, torre G1, torre E6, donna D4. Qui arriva un bel doppio, viene giocata donna C4, donna F3 scacco, torre G2, cavallo F4, torre G1, re H8, cavallo G5. E qui in realtà ti posso far vedere la mossa, ma quella dopo è la 31esima, te la faccio vedere perché qui è stato giocato un vero e proprio blunder, perché è arrivata torre 7 e cavallo che cattura la donna avversaria. Quindi diciamo questo. Beh, ma su cavallo G5 non potevi evitare il doppio in alcun modo. Mi sono spaventato tipo alla 21esima. Il bianco lì ha perso un po' perché gli lasci un controgioco mostruoso. Lì potrebbe addirittura essere passato avanti il nero momentaneamente. Il problema è che il nero si è un po' ripreso rispetto a prima, il bianco ha perso un po', quindi come media forse siamo sempre lì, come singoli il bianco ha perso un po'. Secondo me ne è uscito per un errore del nero, perché qui era molto pericolosa la questione. Forse concretamente no, forse ci stava, però ti dico 84% bianco. Sì. E il nero l'ha fatto molto presto il blunder. Secondo me gli pesa tanto. Cosa ne mettiamo? 74 il nero. Allora, io rido molto di questa cosa che tu hai appena detto. Sai quanto hanno fatto? Hanno fatto 85 e 73. No, vabbè. Esatto. Ma dai, ma scusa. Esatto. Cioè, allora mi fa piacere perché l'ho letta perfettamente, ma dai. Esatto. Per 2 punti percentuali in totale hai perso. Non hai fatto altri 26 punti, ma comunque sta andando... Sì, ma non è che dici uno l'ho preso e l'altro l'ho sbagliato di 2. No, cioè proprio 1 e 1. È vero. Questo mi scammerà il primo posto nella classifica perpetua di tutti gli ospiti che farai per questa serie. Ovviamente. Prossima partita, ci siamo, sono 26 mosse anche in questo caso, ovviamente 3+0, e l'elo dei due giocatori è 1738 per il bianco e 1740 per quanto riguarda invece il nero, quindi elo praticamente identico per i due giocatori. Inizia con E4 C6, qui abbiamo una Caro-Kann che come sappiamo si gioca con donna F3. Arriva D5. Non lo sapevo. Esatto, D5, qui D3 da parte del bianco e D per E4, D per E4 e 5 da parte del nero. Qui clamorosamente tutti si aspetterebbero un alfiere C4 per andare a dargli un matto in F7, ma il bianco decide di giocare H3. Cavallo F6, alfiere 3, cavallo, alfiere B4, C3 che para lo scacco, alfiere A5, cavallo in D2, alfiere in E6, alfiere E2, cavallo B D7, donna G3 e G6. Qui siamo a mossa 10. Cosa mi racconti? Allora, avrei preferito non vederla per il bianco. Col cavallo in G1 ci metterai
Adesso ci hai fatto un donna F3, un alfiere 2, un H3, cioè ti sei impegnato per togliere tutte le case e senza alcun motivo. Il bianco probabilmente ha visto per sbaglio una volta un attacco indiano contro la Karokan, ha ricordato una posizione ad un certo punto e ci è arrivato nell'ordine sbagliato, perché questa è brutta per il bianco. Qui non ho capito quale fosse. Probabilmente vincerà perché tu mi scammerai. Ok. Qui il bianco non so cosa stia provando a fare. C'è da dire che F6 ed H6 sono deboli, c'è un fianchetto che non è completato Chiaro. e vedremo come si evolve. Qui è arrivata cavallo F3, arriva alfiere B6 perché vuole cambiare gli alfieri, cavallo per E5, alfiere per E3, F per E3, donna B6. Arrocco corto, donna per B2, torre di 1 e donna per C3. Qui arriva cavallo per D7, cavallo per D7, cavallo F1 e arrocco corto. Il bianco continua con cavallo H2, una manovra abbastanza atipica per questo cavallo. Donna in E5, donna F3, donna F6, donna G3, cavallo E5. Allora, il discorso è sempre quello di prima. Cavallo H2 è una manovra dell'attacco indiano sulla Karokan, ma tutto il resto della posizione è sbagliato. Io sono sempre di quell'opinione. Secondo me l'ha visto una volta per sbaglio e sta implementando manovre su una posizione che è completamente diversa. No, qui è uno scempio. Forse c'era qualche momento strano su tutti quei cambi di pedoni presi e controgioco, però il nero comunque domina. Certo, sì, beh, anche perché i pedoni nella colonna E fanno abbastanza pietà per il momento. Esatto. Qui arriva cavallo F3, cavallo per F3, alfiere per F3, torre A di 8. Qui arriva torre F1, donna B2, donna C7, torre C8, donna 5 e qui, ahimè, in 2 mosse la partita è finita, perché arriva un bel blunder con un bel donna D2 e donna per D2. Ma perché? Non posso dire. Non posso rispondere a questa domanda, anche perché poi il problema è che vedere delle partite mischiate dove uno gioca bene ma poi fa il blunder dove perde secco la partita diventa sempre più difficile per chi deve indovinare la partita. Sì, ma infatti non ero su dei numeri particolari, ma avevo un'idea generale con il nero che era molto avanti e con questo sballa. Qui te lo punirà pesantemente, cioè sta roba qui il problema è che l'apertura è un disastro e questa cosa forse la punisce per il nero, questo blunder, cioè chiaramente lo punirà parecchio il blunder di donna, però è solo quello, tutto il resto penso andasse quasi bene, però bene quanto in termini percentuali? No, forse non benissimo, ma ci stava per tenere il vantaggio nero e vincere. Secondo me non siamo sopra il 72 per entrambi, ma ti dico facciamo un 66 nero e un 69 bianco. Questa è brutta. Sì, non saranno quelli, però veramente mi ha destabilizzato la fine. Allora, se ti dovessero Il problema è che se ha vinto il bianco avrà fatto meglio del nero. Se ti dovessero dare un premio come persona più sfortunata, adesso ovviamente in termini di quello che stiamo facendo in questo momento, saresti il primo nettamente. Perché il nero l'hai sbagliato del 2%, ti giuro, non sto Vabbè. ha fatto il 66%. No, scusami, ha fatto il 68%, 66 quello che hai detto tu. Mentre il bianco, che tu hai detto aver fatto il 69, ha fatto 68%. No. Sì. Non c'è tipo una tabella secondaria di spareggio, No. così se arrivo a pari merito con qualcuno sto davanti? No. Vabbè, Spero che nel non mio cuore sarà riuscirai così. a Questa fare è merito con nessuno con tutte queste partite, precisioni, eccetera. Sì, e no, comunque tante ci sto andando vicino, Chiaro. però sono tanto vicino anche al punteggio perfetto. Sì, anche perché cerco di fare non partite che arrivi lì tutto perfetto, dai il matto del barbiere, perché sennò lo sanno tutti. Ho notato. No? Sennò tutti fanno il massimo dei punti. Ok, prossima partita abbiamo il bianco 1750, il nero 1725. Ennesimo
3 più 0, 27 mosse anche in questa partita, quindi non faccio praticamente mai partite eccessivamente lunghe. Ti racconterò delle cose prima che tu mi dirai quello che secondo te è il risultato finale. Vediamo se poi sono spaventato. partita. Vediamo. E 4 e 5 F4. Gambetto di re. Arriva D5 da parte del nero. Cavallo F3, E per F4. E per D5. C6. D per C6, cavallo per C6, alfiere C4. Qui viene giocato alfiere D6 a difesa del pedone, arrocco corto, cavallo G in E7, cavallo C3, arrocco corto anche per il nero, D3. Alfiere G4, donna E1, cavallo G6. Stop. Siamo a mossa 10. Allora, il gambetto di re è poca, è molto poca. Infatti non posso sapere, non mi sembra che abbiano fatto cose strane del tipo mi suona una tattica al momento. Okay. Non so se è tipo la mainline, non dovrebbe essere mainline, però mi sembra giocabile sta roba. È più supportato ad esempio del gambetto dell'England Gambit, non è un gambetto completamente accettato dal motore. H3, torre 8 che minaccia la donna, donna F2, qui viene giocato H5, alfiere in D2, B6, re H1, alfiere C5, D4, alfiere per F3, donna per F3, cavallo per D4. Quindi va donna G4, cavallo per C2, alfiere per F4, minacce di cattura da tutte le parti, cavallo per A1, alfiere per F7 scacco, re H8, alfiere per G6, H per G6. Allora, il nero stava gestendo bene il vantaggio che si era preso. Qui non ci sono scacchi comunque, attenzione perché il nero effettivamente non ha minacce immediate contro il suo re, non è super difeso. Sì, probabilmente magari anche la linea migliore, semplicemente solo movimento. È stato molto improvviso l'accelerazione della partita. Certo. Qui arriva donna H4 che cerca di tenere un po' tutto, alfiere G5, donna C4. Qui viene giocata torre F7, torre scacco, re H2, alfiere D4, cavallo E4, alfiere G1 scacco, re G3, donna D3 scacco, torre F3. E qui vince il bianco. Strano, non so perché dica che abbia vinto il bianco, non so se si è scollegato o cosa sia successo, ma pare che qui abbia vinto il bianco. Ok, questa era sempre 3 più 0? 3 più 0. Però sono anche poche mosse, cioè, hai già finito il tempo, sul serio? No, sì, ti sei spaventato? Scusami, sto vedendo la partita, è finito il tempo del nero. È per questo che ha vinto il bianco. Ah no, ok, perché adesso c'è un donna per E4, perdi anche il cavallo, non c'è compenso, quindi la posizione è completamente vinta per il nero. Certo. Vabbè, noi non dobbiamo valutare il risultato se comunque la posizione è vinta per il nero. Esatto. Cioè, il tempo non viene contato nella precisione. Sì, quindi esatto. È solo perché dici magari il tempo ha influito nella scelta delle mosse, però alla fine tu valuti quello che è indipendentemente poi da quanto tempo uno ci abbia impiegato o meno. Allora, questo è comunque camminare in una foresta oscura, perché non so se fosse precisa l'apertura, non mi sembravano ci fossero cose in presa. E quella sequenza di cambi improvvisi, sì, c'è stata quella sequenza di cambi improvvisi che mi ha un attimo destabilizzato. Sarebbe solo da calcolare con tanto tempo. A vederla così, il nero mi è sempre sembrato in controllo, semplicemente erano dei cambi che aprivano la posizione. Io direi il nero, magari non ha giocato proprio la primissima linea, potrebbe aver fatto un 87, okay. Anzi facciamo 86, okay. Perché di solito ti dico sempre il primo valore e sbaglio di 1, adesso facciamo -1. 86 va bene. Il bianco
dov'è stato il problema? Quando è che è arrivato? Sì, si è fatto intrappolare un po' la donna ad un certo punto, infatti poi ha perso materiale. E il bianco facciamo un 77, perché poi si è preso anche degli schiaffoni. E qui è persa e basta. Cioè, ha vinto il bianco, ma la posizione è persa. Quindi Chiaro. resta comunque più avanti il nero. Allora, io prima ti avevo detto all'inizio della partita che ci sarebbero dovute essere una cosa che ti avrei dovuto dire prima che tu dicessi appunto il tuo esito. Non te l'ho voluto dire perché poi ci ho ripensato, avrei influenzato un po' troppo quella che sarebbe stata la tua decisione finale. Perché qui il bianco ha giocato 2 mosse geniali di fila, che sono state la prima è quando gli ha lasciato la torre in A1. La faccio vedere qua, quando ha giocato alfiere qui. C'è stata torre per, e questa qua è la seconda mossa geniale, perché su re per si gioca un alfiere qui Sì, ma infatti qui sapevo che era buona alfiere per F7, però ho detto su re H8 riuscirà a tenere il nero. Chiaro. Quindi ho detto è buona per il bianco l'idea, se non è resta comunque avanti il nero. Però Chiaro. se mi dici geniali, forse le geniali le dà solo quando sei in vantaggio. Non ne sono sicuro. Di solito O se tieni un pari miracolato o cose di quel tipo in realtà. Ok, sì. Allora, in questo senso ti è andata bene rispetto a quello che è successo precedentemente dove ti era andata male, perché in questo caso ti è andata abbastanza bene, nel senso che tu hai detto che il bianco ha giocato da 77%, in realtà ha giocato da 67%. Quindi l'hai ultravalutato. E hai fatto lo stesso? Sì, ma non sapevo neanche che tu mi avessi dato le brilliancy, cioè pensavo che avrebbero influenzato un minimo, cioè disastro. Sì. E lo stesso, in realtà, tra l'altro 2 mosse geniali per il giocatore che poi alla fine ha vinto, ma che poi in realtà stava messo molto. Sì, ma la posizione era completamente persa. Certo. Mentre il nero, che tu hai detto 86%, ha giocato al 76.5, che abbiamo detto conta sia come 76 che come 77, quindi te lo contiamo come 70 o come 76, quindi con un 10% di scarto, in realtà anche col 77 sarebbe in quella soglia, e quindi ti prendi altri 24 punti con 12, dato che sei stato tra l'1 e il 10%, sia per quanto riguarda il bianco, sia per quanto riguarda il nero. Allora, prossima partita, anche in questo caso siamo sempre nelle 3+0, anche in questo caso i due giocatori sono con l'elo praticamente identico, 1778 contro 1774, e andiamo a vedere quanto è durata. È durata la bellezza di 28 mosse, anche in questo caso c'è stato un vincitore, e 4 e 6 di 4 di 5. La mia apertura finalmente metto una francese. Qui arriva E per D5, E per D5, che chiaramente chi gioca la variante di cambio, chi non sa giocare la francese. Cavallo F3, cavallo F6, alfiere D3, alfiere D4 scacco, C3, alfiere D6. Arrocco corto per entrambi i giocatori, torre 1, C5, poi viene giocata alfiere G5, C4 e alfiere in C2. Il nero risponde con cavallo BD7 e qui siamo a mossa 10. Io non gioco queste linee della francese, ma mi sembra la partita da francese. Siamo solidi entrambi. Non mi piace la struttura pedonale del nero, perché il pedone D5 sarà debole tra non moltissimo, però potrebbe essere teoria fino a poco fa. Fino a mossa 7-8 è teoria, probabilmente. Chiaro. Andiamo avanti. Qui c'è cavallo BD2, B6 da parte del nero che vuole sviluppare anche l'altro alfiere, B3, alfiere B7, B per C4, D per C4, qui arriva cavallo per C4, quindi giustamente come avevi fatto notare te è diventato debole qui il bianco, è riuscito ad andare in vantaggio, ha preso un pedone. Qui viene giocato alfiere C7, cavallo in E5, alfiere per F3, donna per F3, H6 che minaccia l'alfiere che torna indietro in H4, G5 e cavallo per D7. Cavallo per D7, donna in F5, qui non gioca G per H4 che si prende matto in una, ma risponde con cavallo F6. Alfiere G3, alfiere per G3, F per G3 e re in G7. Ho fatto una mossa in più, ma dimmi cosa ne pensi di questa posizione. Sì, adesso metti una torre sulla F, vabbè, aumenti la pressione in generale, qui è andata. Cioè, bianco
Ha vinto la partita. è stato attento nei momenti particolari, non riuscirei a schiodare facilmente la donna da F5, e se lo fai comunque hai un finale di sofferenza, quindi qui bene bianco. Ok, vediamo perché non è durato ancora molto. Torre F1, esattamente è stata giocata la torre nella colonna F, torre in E8, torre F2, torre 6, torre F1, torre C8, alfiere in B3 e torre D6. Qui è arrivata torre F3, donna E7, H3, A5 e dopo la prossima mossa il nero abbandonato perché è arrivata donna per C8 che guadagna ampiamente materiale. D'accordo, unico problema, donna per C8 era disponibile anche una mossa prima, quindi perdi un po' di precisione. Però comunque, cioè, poi hai aumentato pressione nella maniera corretta. L'apertura mi sembrava solida, comunque il bianco ha fatto bene, però secondo me farò più problemi da nero. Da bianco ti dico 92, perché comunque Ok. hai lasciato lì la torre indietro, però era comunque vinta la posizione. Ok. 92 da bianco, da nero ti sei creato tanti problemi. Da nero, però così forse sto facendo una forbice troppo ampia di valori, però ti dico 75. Così, secondo me su uno dei due ci andrò molto vicino, l'altro sarà tanto lontano. Esattamente. Però il nero... È esattamente così. Se potessi cambiare, diciamo, adesso è difficile da dire perché tu mi hai detto adesso dei valori, quali secondo te hai sbagliato di tanto e quali hai azzeccato invece? Secondo me è quella da bianco, non perché mi sembra troppo strana la mia valutazione, ma perché quella del nero sono sicuro che non sia stata una buona partita. Quindi tu dici il bianco... Invece mi dici ha fatto un 40 è un altro discorso, Beh, quindi chiaro. l'ha fatta ancora peggio. No, non ha fatto 40 nessuno dei due, ovviamente, perché 40 vuol dire mettere 6 pezzi in presa, probabilmente. Allora, in uno dei due effettivamente si è andato molto vicino, in un altro si è andato molto lontano. Quello che si è andato molto lontano è il bianco, perché il bianco che tu hai messo il 92%, in realtà ha giocato al 79%. Quindi Cos'è che ho mancato? Questo è grave. Ci sono stati... Cioè, donna per C8 ok, però... Qui mi dice che B3 non era, quando ho cercato di distruggere il centro, non era corretta, e poi appunto il fatto che abbia giocato H3 alla fine anziché andare a prendere la torre in C8 probabilmente l'ha segnato come una grave mancanza e quindi gli ha abbattuto notevolmente la precisione. Sì, avevo una mezza idea ma non pensavo meno di 80. Meno di 80 mi sembra tantissimo. E praticamente abbiamo detto quindi 13 punti di differenza, mentre soltanto 4 di differenza per quanto riguarda il nero, perché tu hai detto 75 ma in realtà ha giocato da 71. Allora, ultima partita, non potevo non mettere una mia partita. Siamo due giocatori con esattamente lo stesso identico punteggio, che è 1900 spaccati. E dato che è l'ultima partita, ho anche cambiato la cadenza di tempo, perché fino adesso abbiamo fatto tutte 3+0, a sto giro ho fatto 1+0. È una volta molto veloce, perché è durata soltanto 18 mosse. Inizio con Iro bianco, parentesi, ovviamente non è che ho vinto, mica metto la partita che perdo, ovviamente. D4, D5, C4 e 6. Qui rispondo con cavallo C3, lui risponde con cavallo F6, cavallo F3, B6. Alfiere F4, alfiere B7 e 3 alfiere D6. Qui gioco alfiere G3, alfiere per G3, H per G3, donna E7. C per D5, E per D5, alfiere D3, cavallo B7. Qui attenzione a cosa dici, perché siamo a mossa 10, vai pure. Allora, a parte il fatto che di base mi sembra possono benissimo esserci diverse partite di GM con quest'ordine di mosse, cioè mi sembra una teoria solida che riesci anche ad applicare, ma tranquillamente. Ma poi il ragionamento è, chiaramente metti una partita che vinci, però da content creator per farti pubblicità ne metti una dove giochi anche bene. Quindi io ero già condizionato di base, però finora è tutto preciso. Ma in realtà l'ho presa tra le ultime, non sono stato a vedere, cioè è chiaro, ho detto per quella che vinco, ovviamente.
però non l'ho messa per dire ho fatto 7 mosse geniali di fila. Allora, Lo scopriremo. continua con donna C2, lui risponde con H6, rocco lungo per entrambi, qui cavallo H4, torre H e 8, cavallo F5, il mio cavallo è libero di saltare bello in F5, donna E6 e qui vabbè, donna per G7 e cavallo per G7, donna G4, presa, cavallo B5, questa che si piglia un attimo, era un 1+0, facciamo questa premessa, però chiaramente nella valutazione della precisione non ci interessa il fatto che sia un 1+0. Allora, magari al posto di cavallo H4 avrei puntato su un attacco diretto all'arrocco, tipo donna 4 e cavallo B5 subito. Magari un alfiere a 6 che così sfianchetti. Ok. Però poi hai dimostrato di aver ragione con cavallo H4, Sì, che era l'unica mossa mi è andata dubbia anche nel bene, caso. mi è andata anche bene. Sì. Non ha proprio regalato Beh, tutto. Sì, no, ma ti ha regalato tutto, hai visto anche il matto subito, non è che dici hai perso un singolo tempo che mi rovina la precisione. Chiaro. 95 bianco, Che so, Carson. 95 bianco. 69% nero. Se perdo me la gioco sul meme, però nero comunque ha lasciato tutto. Allora. Anche in questo caso, nonostante adesso tu hai messo una grande differenza, un grande gap, perché giustamente c'è stato in questo match, in entrambi i casi si è andato molto vicino. Perché? Perché io ho giocato da 91%, mentre il mio avversario ha giocato da 66% di precisione. Quindi complimenti, perché anche in questo caso hai fatto molto bene. E abbiamo ottenuto un totale di 185 punti su 500 massimi, ma che sappiamo comunque essere 500 massimi, cioè niente impossibile da fare, cioè devi essere un Carsen per riuscire a fare un 500 massimi. Però dai, un buon risultato. Vediamo poi nel corso dei prossimi episodi se sarà effettivamente un buon punteggio o meno, o verrà battuto. Non sono 195? Non sono 12 alla fine? Però eri a 171? Sì. Più 24, 100... No, 195, esatto. Ovviamente. 195, chiaramente. Chissà quanti ne ho sbagliati nel corso del calcolo. In ogni caso, se ho sbagliato lo vedrete corretto. E niente, ecco, io spero che tu, Diego, ti sia divertito. Sì. Ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi a Ilo Gamblers su Instagram, su Twitch, su YouTube. Vi lascio tutto in descrizione come detto prima. Ovviamente mettete un bel like al video e niente, ci vediamo al prossimo episodio.